Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di calciomercato tra le prospettive future, con una notizia che circola in questi giorni di un OH3 che sarebbe pronto a fare un investimento importante su un talento in estate e qualcosa più per l'immediato, quindi i vari nomi di Mlacic, Perisic, Aslani, situazione Frattesi. Insomma, andiamo a fare una panoramica a 360 gradi sulle ultime sul mercato nerazzurro. Naturalmente, prima di iniziare vi ricordo un bel like al video e iscrizione al canale se vi piace il contenuto e se volete dare un grandissimo supporto con due semplici click. Iniziamo innanzitutto da questa notizia che è stata più una voce di mercato, ecco, che una vera e propria notizia di un OH3 che potrebbe fare un investimento importante in estate, quindi al di là dei soliti diktat di investimenti da 25 milioni, per portare un talento all'Inter. Adesso partiamo dal presupposto, naturalmente visto gli ultimi mercati, sia quello estivo, sia come sta agendo la società in questo mercato di gennaio, risulta difficile pensare che OH3 possa fare un investimento da 45-50 milioni. C'è però un punto che potrebbe trovare anche l'interesse di OH3 stesso, oltre naturalmente a quello nostro, alla parte sportiva, e OH3 potrebbe fare un investimento del genere per accrescere il valore e il prestigio della società Inter. Naturalmente portare un campione o comunque un talentino in squadra può favorire, ecco, innanzitutto anche gli sponsor, quindi ci potrebbero essere poi altri tipi di entrate e potrebbe favorire anche eventuali investitori, perché avere una rosa sempre più competitiva, avere un talento in rosa, è chiaro che può favorire anche poi l'eventuale cessione che secondo me, ecco, non è lontanissima. Una mia sensazione, o penso che si tratti al massimo di qualche anno, ecco, vedendo un po' il modo di operare di OH3, la valorizzazione, il progetto stadio, non credo che sia un fondo che rimarrà proprietario dell'Inter a lungo. Il punto è quale sarebbe questo eventuale calciatore che potrebbe portare OH3 all'Inter. Il primo nome che è saltato è quello di Nico Paz. Sarebbe anche quel nome che va un po' ad accendere la fantasia dei tifosi, però oggettivamente è anche il più complicato, perché c'è una recompra in favore del Real Madrid. I madrileni vorrebbero riportare il calciatore in Spagna quest'estate per farlo rimanere con la casacca appunto del Madrid, e quindi è una situazione molto improbabile che possa concretizzarsi, almeno dal mio punto di vista. Gli altri due nomi che sono stati accostati sono quelli di Arda Güler e di Mastantuono. Sono due calciatori sempre in forza al Real Madrid ed è chiaro, se il Real prende Nico Paz qualcuno dovrà fargli spazio. In realtà sono anche due tipi di investimenti un tantino diversi. Due calciatori giovani, Arda Güler ha 20 anni, è un classe 2005, quindi 21 anni da compiere. Mastantuono invece ha 18 anni, quest'anno ne compierà appunto 19. Arda Güler è stato molto più utilizzato dal Real Madrid quest'anno, come vediamo nella grafica. Proviamo anche ad aumentare un po' lo zoom in modo da vedere meglio la grafica nel video. Vediamo, è stato molto utilizzato, ha giocato 30 partite stagionali, tra l'altro con 3 gol e 10 assist, 1803 minuti totali, quindi circa 60 minuti a partita, ecco, ha giocato in media Arda Güler, calciatore molto più utilizzato dal Real Madrid rispetto a Franco Mastantuono, che come vediamo appunto ha una valutazione sempre di circa 50 milioni, valutazione altissima, però è stato meno utilizzato, 19 partite in totali, 902 minuti, che se andiamo poi a fare una media sono circa 47 minuti a partita, quindi anche non tutte, diciamo, da titolare, con 2 gol e un assist. È chiaro che Mastantuono è quello che ha avuto meno spazio, poi bisognerà capire qual è l'idea del Real Madrid. Addirittura con Arda Güler viene valutato da Transfermarkt a 90 milioni. Sono tutti degli eventuali investimenti molto pesanti, sono dei calciatori tecnicamente estremamente validi, anche lo stesso Franco Mastantuono, al di là poi del poco spazio che sta trovando a Madrid, è comunque un calciatore molto importante. Sarebbero calciatori da collocare poi tatticamente nel sistema di gioco dell'Inter, quindi
che non sia un investimento, ammesso che ci fosse un investimento del genere, e saremmo tutti estremamente contenti naturalmente, però che sia poi un investimento funzionale anche al modo di giocare, quindi un investimento da concordare con l'allenatore, perché in ogni caso significherebbe andare a modificare l'Inter. Passare al 3-4-2-1, passare ad un 3-4-1-2, andare ad adattare questi calciatori da mezzala al posto di Mkhitaryan, in realtà è una di quelle ipotesi che io preferisco meno, perché ecco, con investimenti importanti è giusto mettere i calciatori nelle condizioni migliori di rendere, non andarli ad adattare in altre zone del campo, però ecco, sicuramente il discorso tattico non sarebbe secondario, fermo restando che comunque sarebbero 3 nomi di altissimo livello, fermo restando che ad oggi è semplicemente una voce di mercato, lo ribadisco, quindi non che l'Inter stia chiudendo per uno dei 3, né tantomeno voglio ecco, lanciare delle fake news, sono soltanto ecco, delle indiscrezioni riportate comunque da testate importanti. Parlando invece dell'immediato, c'è sempre la situazione Ivan Perisic che interessa all'Inter. In realtà il calciatore avrebbe anche aperto alla destinazione, il punto è il PSV Eindhoven che non ha intenzione di regalare o quasi Ivan Perisic, e addirittura si aggiungono anche le parole dell'allenatore che sono state riportate testuali nel virgolettato: non ne so nulla ma resterà qui e basta. Quindi insomma anche quella pista Perisic sembra molto vicino a tramontare. E però è chiaro che anche che l'Inter ha bisogno di un quinto a destra, al momento sembra non si stia muovendo nulla in quella direzione. L'Inter ha fatto anche un tentativo col Nottingham Forest che era interessato a Frattesi, ha proposto uno scambio Frattesi-Ndoye, ma c'è stato un rifiuto del Nottingham e al momento non c'è neanche un'offerta imminente dall'Inghilterra, quindi ci sono state varie soluzioni proposte all'estero, non ci sono offerte imminenti. Il calciatore vorrebbe restare in Italia, eventualmente anche all'Inter, ma ecco, una cessione in Italia che sarebbe possibile praticamente solo con un prestito con diritto di riscatto non convince l'Inter, che comunque giustamente vuole monetizzare con la cessione di Frattesi, non si va a rafforzare magari una diretta concorrente con una formula ecco, vantaggiosa per chi va ad acquistare. C'è poi la situazione Mladić, il difensore dell'Hajduk Spalato sembrava tutto fatto nei giorni scorsi, cifra complessiva di poco superiore ai 5 milioni, in realtà c'è stato un rallentamento importante sulla trattativa perché il calciatore ha cambiato agente. È già stata una mossa che non è stata presa benissimo dall'Inter. In questo momento si attendeva praticamente soltanto l'ok del calciatore che stenta ad arrivare. L'Inter non vuole che il nerazzurro per Mladić rappresenti una seconda scelta, quindi affare che sembrava praticamente concluso e che invece potrebbe saltare anche nei prossimi giorni. Chiudiamo anche col nome di Aslani. E anche oggi per Torino-Roma è stato escluso dai convocati di Baroni e questo naturalmente lo mette completamente ai margini del progetto Torino. Per lui si sta cercando un'altra destinazione. Il punto qual è? Che Aslani continua a rifiutare destinazioni, quindi ha rifiutato il Parma, il Sassuolo, il Cagliari, il Girona, il Paris FC, quindi l'altra squadra di Parigi naturalmente, e ad oggi praticamente è un calciatore difficilissimo da piazzare, ecco perché è fuori squadra, fuori rosa praticamente nella squadra attuale, non viene convocato, quindi più che fuori rosa, ma comunque ormai è ai margini del progetto, però rifiuta destinazioni, come in estate rifiutò anche il Bologna, e è chiaro che in questo momento Aslani rischia di diventare un problema per l'Inter, perché è un calciatore che va in scadenza nel 2028, quindi ha ancora praticamente 2 anni e mezzo di contratto, e questo mette l'Inter in una situazione complicata. Il calciatore continua a rifiutare delle proposte, come ha fatto in estate non soltanto col Bologna, lo fece anche col Betis che era interessato all'acquisto, ed è chiaro che in questo momento rappresenta uno dei problemi. Pensare di reintegrarlo in rosa francamente sembra improbabile, sia perché Aslani non ha mai convinto nel percorso all'Inter, sia perché è stato dapprima messo praticamente pubblicamente alla porta anche con delle dichiarazioni nelle interviste, e dopodiché si sta provando ad offrirlo un po' ovunque. Sarebbe quasi impossibile ecco, reintegrarlo, fermo restando che per quello che ha dimostrato probabilmente non ha dimostrato neanche
quel salto di qualità che gli avrebbe permesso di essere da Inter. Quindi insomma, al momento diverse voci, mercato che però sembra in una situazione di stallo e oserei dire pericolosa situazione di stallo, perché il quinto a destra serve all'Inter. Sì, Luis Enrique ha giocato meglio ieri contro l'Udinese, sembra man mano calarsi tatticamente nel ruolo, però insomma, per quanto riuscisse anche a dare delle garanzie, l'Inter rimane corta da quel lato, perché l'alternativa a Luis Enrique è rappresentata dal solo Darmian, che faccio fatica, posso dare ancora una grandissima spinta da quel lato per un fattore anagrafico. Dumfries dovremmo ancora attenderlo, insomma ad oggi si rischia un po' di trovarsi in una condizione molto simile a quella in cui ci trovammo l'anno scorso con gli attaccanti. Spero che l'Inter sfrutti questi poco più di 10 giorni di mercato, ecco circa 15 giorni di mercato, insomma queste 2 settimane, per far qualcosa da quel lato che effettivamente serve. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, se vi aspettate qualche movimento in quest'ultima fase del mercato, se credete a quella voce di un OH3 pronto a fare un investimento anche superiore ai 50 milioni per, ribadisco, non soltanto per un aspetto sportivo, principalmente per dare prestigio all'Inter, quindi sempre anche per un loro tornaconto. Insomma, discutiamone nella sezione commenti. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.